Ciao a tutti ragazzi, sono Andrea e benvenuti in un nuovo video. In questo video voglio iniziare una nuova serie sul machine learning grazie a Python. Allora, per prima cosa vi voglio introdurre scikit-learn perché è una libreria di Python molto interessante che utilizzeremo nei prossimi video a iosa. Come vedete è una libreria che è disponibile di solito già su Anaconda Navigator e che presenta diverse funzioni, tra cui la classificazione dei dati, regressione dei dati, clustering e altre funzionalità che vi spiegherò poi in futuro. Che cos'è il machine learning? Il machine learning è far insegnare appunto alla macchina, quindi al computer, qualcosa. Per poter fare insegnare qualcosa al computer, gli devi dare le istruzioni, i libri da cui studiare. Queste istruzioni sono i dati. Quindi la raccolta dei dati nel machine learning è il primo passo che deve essere realizzato. Spesso questi dati sono già forniti perché sono open source o comunque sono disponibili su internet o vengono comunque dati a chi deve eseguire le lavorazioni di studio grazie al machine learning. Però spesso la raccolta dei dati è qualcosa di non trascurabile, perché richiede impegno, richiede molto denaro spesso, perché richiede banchi di prova, esperimenti, sondaggi, anche in base al tipo di dato che si vuole raccogliere. Nel nostro caso non dovremmo creare alcun dato, fortunatamente, ma ci affideremo a dataset già disponibili in rete. E vai. Qual è il classico dei classici? È questo qua. Eccolo qua. Questo qua è uno scatter del Iris dataset. Questo è il dataset più utilizzato in assoluto per gli esempi o per testare in particolare gli algoritmi di classificazione. Perché essenzialmente che cos'è? È un dataset formato dal nostro caro Robert Fisher, che abbiamo già visto nell'analisi della varianza, che è molto bello, nel senso che è un dataset molto dove si riescono a vedere tante differenze tra i tipi di iris. È diventato diciamo, quasi una prassi quella di utilizzare l'iris dataset. È un po' come nel provare l'impaginazione web si utilizza l'orem ipsum, è la stessa cosa. Come è fatto un dataset poi? Un dataset è una tabella, essenzialmente. Quindi ho come righe i vari elementi e come colonne le varie features. Quali sono le features? Per esempio, nel caso del iris dataset è il tipo di fiore, le dimensioni del fiore e altre caratteristiche che sono state registrate e inserite all'interno della tabella. Una classica cosa che si fa con l'Iris dataset è quella di implementare un algoritmo di classificazione col quale si cerca di far indovinare il tipo di fiore in base alle caratteristiche fisiche e quindi alle features che sono all'interno del dataset stesso. Cercherò di riprendere l'Iris dataset più avanti, magari cercando di fare io l'algoritmo di classificazione. Andiamo a vedere dove poter prendere questi dataset. Beh, l'Iris dataset, ma anche altri dataset classici che sono ormai diventato quasi l'ABC del machine learning, li possiamo trovare all'interno di scikit-learn, sono già forniti nella sottolibreria datasets. Dei classici dataset sono il Boston, il Breast Cancer, e l'Iris. Sono classici che vengono utilizzati, magari dai principianti che vogliono sperimentare le strumentazioni fornite da questo grande pacchetto di librerie. Scikit-learn infatti è molto utilizzato anche per la sua semplicità e per avere quasi tutti gli strumenti già all'interno del suo stesso pacchetto. Ma in generale con Google si possono trovare tanti siti che forniscono dataset. Ve ne do tre di esempio, ma potete cercarne anche altri. Chi cerca trova su internet, davvero. Basta scrivere dataset free source oppure, non so, in base a quello che volete cercare, troverete di tutto. Un classico è Kaggle. Con Kaggle ci sono tantissimi dataset pubblici,
particolare ora abbondano molto quelli sul Covid. Poi, poi c'è datiopen.it, che è il portale italiano degli open data. Anche qui possiamo trovare tutti i dati più disparati, ecco. Poi per gli appassionati di elezioni come me, non può mancare i dati forniti dal Ministero dell'Interno. Qua c'è un intero archivio che io spesso utilizzo per fare le simulazioni regionali, magari proveremo a farlo nei prossimi mesi. Vedete dati europei, dati regionali, insomma, si abbonda anche qua. Poi potete anche produrveli voi. Con Google Trends potete creare voi il dato che vi interessa. Per esempio, Juventus, Milan e Inter. Scrivete le 3 squadre più tifate in Italia. Vedete, ci sono già dei dati. In questo caso ho preso l'intervallo di ricerche su Google negli ultimi 12 mesi. Vedete, qua si vede il periodo del Covid. E già Google ti permette di visualizzare parte di quei dati che hai cercato sotto forma di immagine in base alla regione e questi dati voi potete scaricarveli come CSV. Il CSV significa che li scaricate sotto forma di, diciamo, file di testo dove ogni colonna è separata da una virgola o da un punto e virgola, ok? Comma separate values, CSV. Avremo molto a che fare con questo tipo di formato di dati nell'ambito della raccolta dei dati in machine learning. Bene, ora iniziamo a importare i nostri primi dati. La cosa più comoda è utilizzare quindi il dataset di Iris perché è già incluso all'interno di scikit-learn. Quindi leggendo la documentazione riusciamo facilmente a capire come andare a importarlo. Importiamo quindi dalla cartella scikit-learn.dataset load iris. In questo modo importiamo il dataset. Faccio from import perché non ha senso caricare tutta la cartella, andrei a appesantire troppo poi la memoria. Ora, in casi così semplici, potrei anche importare l'intera cartella, ma in generale, specie se lavori su PyCharm, è proprio completamente errato andare a caricare un'intera funzionalità. Meglio prendere solo quello che serve. Quindi i nostri dati li otteniamo caricando la nostra funzione. Bene, visualizziamo ora i nostri dati. Print data. Che cosa abbiamo? Abbiamo un grande array formato da 4 colonne, un certo numero di elementi e poi il nostro target. Per cosa sta? Target 0 sta per setosa, cioè il primo tipo di iris. Quindi primo elemento del target corrisponde il primo elemento dei dati. Quindi il mio dataset in questo caso è già suddiviso in features e target. In generale non è così. Qua è tutto molto semplificato perché ha già scelto il target per noi, ovvero indovinare il tipo dei fiori in base al features. Vedere rappresentati i dati in questo modo direi che non è la cosa migliore. La strada migliore è quella di visualizzare i dati attraverso dei grafici. Quando si ha a disposizione i dati, bisogna visualizzarli, è la cosa più importante, altrimenti non si ha le idee chiare su quello che si vuole fare. Se non si riesce a visualizzare la distribuzione dei dati, anche calcolare il valore medio, questi parametri, non si riesce a capire i dati che si hanno davanti e, se è necessario, anche effettuare una pulizia dei dati, cosa che è comunissima con i dati non trattati, quindi quelli che provengono dal campo. Ok? In questo caso i dati a occhio sembrano tutti puliti, eh? Se vogliamo fare un grafico 2D, dobbiamo prendere soltanto le prime 2 colonne. Di solito i dati vengono scritti come regola x grande, mentre il target in y piccolo. X grande è uguale a data, l'oggetto, punto, quale parte dell'oggetto? La parte ancora data, è un caso, forse avrei dovuto chiamarlo in modo diverso, ma pazienza. Quale? Tutte le righe e le
colonne tutte fino alla colonna 2, che sarebbe la terza, perché in Python si parte sempre da 0, quindi colonna 0, 1, 2, 0 e 1. In questo modo riesco a fare un grafico in due dimensioni. Portiamo naturalmente matplotlib.pyplot per poter fare i grafici in 2D. Quindi proviamo a fare un primo grafico, il t figura 1, il t.scatter di cosa? Della prima colonna, quindi all 0, e della seconda colonna. Show. Ecco qua. Come vedete possiamo già individuare, diciamo, che queste qua probabilmente sono lo stesso tipo e questo qua è l'altro tipo. Però conviene visualizzarli magari con colori diversi. Come facciamo? Innanzitutto importiamo anche i dati y che li aveva chiamati target. Vediamo se ha funzionato. Perfetto. E imposto la color map pari a y e lui in automatico te li distingue. Come vedete questi due tipi si confondono un po'. Ora sono andato a accorpare i due codici perché era inutile tenerli separati. Dato che non si riesce a capire quale tipo di target corrisponde a un certo colore, dobbiamo andare a inserire una color bar. In questo modo abbiamo anche il valore del target, quindi 2 il giallo, 1 il blu, 0 il viola. Poi questo si può modificare a piacimento, non lo farò ora, ma lo farò magari in video successivi, ok? Per esempio si potrebbero togliere tutti questi valori inutili e magari andare a modificare il colore. Tutto è personalizzabile in Python. Ho anche eliminato l'idea di prendere soltanto le prime due colonne perché ho pensato non ha senso, perché in questo modo possiamo anche andare a visualizzare le altre due colonne. Vedete queste due colonne qua, che se andate a leggere il nome della feature, rappresenta tipo una la larghezza e l'altra la lunghezza del petalo e vedete che le variabili sono correlate, cioè quando aumenta una aumenta anche l'altra, se diminuisce una diminuisce anche l'altra. Non in questo caso perché le feature sono molto basse, ma in caso di dataset molto grandi si renderà conveniente accorpare le variabili correlate per diminuire le dimensioni del dataset. Questo aiuta molto a semplificare e anche paradossalmente a migliorare in alcuni casi, poi dipende da quanto andiamo a semplificare il nostro algoritmo. Ok? Come vedete abbiamo ottenuto un grafico anche abbastanza complesso in veramente pochissime righe. Ora a noi ci conviene provare a importare dei dati da fuori, quindi provare a fare qualcosa di più complesso. Ho pensato di importare i dati delle elezioni regionali del 2020, ho fatto preferenze e ho salvato i dati che sono in formato CSV in una cartella, ok? Ora dobbiamo importare quei dati. Come prima cosa importiamo il nostro caro pandas. In questo modo possiamo salvare i dati che dobbiamo caricare all'interno di un data frame. Ok? Come prima cosa devo andare a definire prima di tutto l'indirizzo del file, quindi andate a vedere dove avete salvato il file di tipo CSV nel nostro caso che ho importato da internet, nome file, lo vado a copiare e incollare e vado anche a inserire l'indirizzo. Badate bene di non inserire C e partire anche dalla barra obliqua, ok? Nel mio caso funziona soltanto se inserisci documenti in inglese, insomma, dipende da dove avete salvato il vostro file, ok? Andiamo a fare path più name, ecco qua, tutto a gonfie vele. Ora dobbiamo importare il CSV. Creiamo un data frame grazie alla funzione di pandas read CSV
e vado ad utilizzare il nostro indirizzo. In particolare, se per default la linea di separazione è una virgola, non dovevo inserire niente. Nel nostro caso, il nostro Ministero dell'Interno ha deciso che deve essere un punto e virgola. Ogni tanto succedono degli errori, nel nostro caso perché non è da per scontato che sia decodificato in UTF-8, mentre dovrebbe essere in Unicode. Comunque sono cose che imparerete nel tempo. Un modo più veloce per risolvere il problema è utilizzare l'engine Python, perché ci risolve molti problemi. Ok, questa è una cosa che ho fatto, diciamo, con l'esperienza a furia di risolvere questi errori. Le prime volte non capisci niente, bisogna cercare di leggere un po', vedere su Google, poi col tempo si impara anche come risolvere i problemi. Bene, visualizziamo il nostro data frame. Data frame, non so, vediamo soltanto i primi 5, utilizzando dataframe.head, ecco qua. Circoscrizione, provincia, insomma, il nostro data frame. Beh, direi che vi ho fatto vedere davvero tutto. Per iniziare questo può bastare. Quindi imparate a visualizzare, a caricare i data frame per poi riuscire a implementare quello che bisogna implementare. Ok? Il passaggio successivo sarà quello di pulire i dati, ok? E che in generale i nostri dataset non sono perfetti, ma ci possono essere buchi, ci possono essere outlier che voglio eliminare. Nel prossimo episodio vi farò vedere come pulire i dati. Va bene? Allora, se il video vi è piaciuto mettete like, iscrivetevi al canale e fate dei commenti positivi o anche negativi se necessario. Va bene? Io vi saluto, ciao da Andrea. Ciao ciao.